Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi recensiremo questa birra della Parkside. L'ho comprata questa mattina a 8,99 € e adesso vi faccio vedere il contenuto. Ovviamente scherzo, sono sobrio. Allora, queste sono le punte della Parkside, 22 pezzi venduti in questa simpaticissima latta a forma di lattina di birra, comunque bibita. E niente, voglio provarle. Le ho comprate, devo essere sincero, solo per la confezione. Ovviamente utilizzerò le punte sempre se funzioneranno bene. Altrimenti mi sono passato il piacere di fare questa introduzione così stupida e di provare questo prodotto della Parkside. Quindi 8,99 €, 22 pezzi, tra cui punte per metallo, per il muro, punte per il legno e un paio di inserti per poter avvitare e svitare. Adesso continuiamo. E allora, io sono sincero, ancora non ho nemmeno staccato questi adesivi, voglio farlo insieme a voi. Guardiamo questa simpaticissima confezione a forma di lattina. Nella parte frontale troviamo l'illustrazione del contenuto, quindi le punte per il metallo, per il muro, per il legno, gli inserti per il giravite. Nella parte posteriore troviamo la descrizione. Una pratica lattina di metallo 22 pezzi, contenuto 5 punte elicoidali HSS con rivestimento in titanio, misura 2, 3, 4, 5 e 6 mm. 4 punte per pietra, 4, 5, 6 e 8 mm, 4 punte elicoidali per legno, 4, 5, 6 e 8 mm, quindi misure comunque piccole, 8 punte per giravite, quindi gli inserti sia con il taglio PH, PZ, SL e T, quindi le viti Torx, le viti classiche per brugola. Ma andiamo direttamente al dunque. Stacchiamo l'adesivo da uno e dall'altra parte, sperando che non sia già stato aperto e richiuso da qualcuno. È una cosa che detesto, quando vedo che lo fanno mi innervosisco. Però allora non so, forse si solleva, pensavo fosse a vite. Ok, anche l'interno ha la stessa sfumatura, ovviamente essendo in metallo. Questo è un distanziatore, una punta per legno, la bucata. Ok, e quindi troviamo nella parte alta gli inserti, questa prolunga e poi le punte di trapano che fuoriescono. Penso che questa parte si possa sollevare. Ok, si può estrarre. Si può estrarre solo fino a un certo punto per evitare insomma che caschi tutto. Vediamo la qualità innanzitutto di quello che troviamo. Queste sono delle punte PH, le punte Torx e una punta PZ. Allora, a colpo d'occhio non mi fanno impazzire, mi sembra un po' troppo smussata, però potrebbe essere semplicemente un fattore estetico che non vada ad influire poi sulla qualità, sull'utilizzo. Allora, facciamo la classica prova che faccio ogni volta. Quindi prendo una vite nuova per vedere se, ok, combacia perfettamente. Ora facciamo la prova con un avvitatore. Quindi tenendo la vite in questo modo provo a metterla in un avvitatore e vediamo se rimane sospeso. Allora ho preso una vite dalla confezione perché non ero sicuro che questa fosse nuova, quindi la mettiamo qua e proviamo a sollevare l'avvitatore. Vediamo se si solleva, quindi se combacia bene. Però devo prenderla nel modo giusto. Ok. Ok, si incastra perfettamente, quindi come vedete è tutto sorretto dall'intaglio. Però non conviene fare queste prove molto spesso perché poi alla fine insomma si può rovinare. Però avete visto che riesce perfettamente a sollevarlo, quindi l'intaglio combacia perfettamente e questa finitura così lucida, un po' smussata, in realtà allora è indice di una cura maggiore. Solitamente le punte, insomma, in PZ, come vedete, Piezo Drive, hanno questa forma così un po' più squadrata. Qua invece è un pochettino più dolce come curva e quindi va bene. Sembra che almeno gli inserti di questa prova, non posso fare le prove con tutti, siano fatte bene. Vediamo a questo punto se gira dritto, quindi se questo inserto è dritto oppure no. Solitamente diciamo non è che su questo tipo di inserti si dia molta cura, però più sono dritti meglio è. Va bene, siamo perfettamente entro i limiti massimi, quindi gira possiamo dire praticamente dritto. Allora, io ora voglio vedere se questo avvitatore che adoro, che già vi ho recensito, che ha la punta perfettamente dritta, sto utilizzando questa perché è mezzanotte e quindi non vorrei fare rumore con gli altri avvitatori. Questo è uno dei più silenziosi,
altrimenti avrei utilizzato un Parkside, almeno per farlo fare tutto in famiglia. Allora, oppure la batteria un po' scarica, un po' troppo. Allora, vediamo. Questa è perfettamente dritta. Sto facendo così a campione, vediamo come va, facciamone alcune. Ragazzi, questa volta con mio grande stupore e con grande piacere, per queste prove che ho fatto finora stanno andando bene, quindi sono dritte. E quindi vediamo quest'altra. Ecco, ci doveva essere la pecora nera. Va bene, dai, una è storta, vediamo quest'altra. Ok, questa va bene, non è dritta al 100%, però va bene, dai, è dritta. Facciamo una prova con una, va bene, poi le cerco. Rimarranno a terra per chissà quanto tempo, no scherzo, ora le cerco. Allora, vediamo questa, che è per muro. Questa pure un po' storta. Proviamo questa più grande. Questa invece è dritta. Proviamo l'ultima per il muro e poi proviamo a fare un foro, però ragazzi è mezzanotte, quindi ne farò una. Oddio, oddio. Signore mio, oh no. Ma come si fa? Ma questa è ubriaca proprio. Tutta la birra che manca l'ha bevuta lei. Ma dai, no, vabbè, questa si sarà piegata, non lo so, durante che cosa? Boh, mentre la mettevano là nel trasporto, non ne ho idea. Oh signore. Se ero contento, adesso comincio a storcere un po' il naso, però dai, è solo una. Vabbè, questa si utilizza per fare il cappuccino. Si mette nel caffè con il latte e fa la schiuma. E anche questa effettivamente un po' di schiuma potrebbe farla. Ragazzi, io ero felice per le prime punte che avevo provato e invece già queste mi sa che vanno a finire a terra con quelle che sono cadute poco fa, che erano un paio di inserti. Vabbè dai, proviamo a fare solo un paio di fori per vedere almeno se tagliano, insomma, se funzionano. Vediamo se ne vale la pena, perché su 8 euro con questi tipi di inserti, ma soprattutto comunque è simpatica l'idea della lattina, se due sono storte chiudo un occhio, ma se sono due storte e le altre dritte ma non tagliano, allora non si possono chiudere gli occhi e si deve fare il reso. Allora ragazzi, io volevo utilizzare questo, però è un po' troppo rumoroso e quindi mi sa che utilizzerò questo. Quindi facciamo una prova con questa, dovrebbe essere da 6 mm infatti, però la batteria è Parkside, dai, un po' di lavoro in famiglia lo stanno facendo. Dai, prendiamo l'olio da taglio, mettiamolo qua e proviamo a fare un buco così, dai. Ok, fatto perfettamente, sto andando piano e non voglio fare tantissimo rumore. Ok, ragazzi, funzionano, riescono a forare, però effettivamente perdono un po' di tempo, cioè la filatura sicuramente non è il massimo. Proviamo con questa più piccola. Ok, sì, non sono velocissime. Vediamo, prendiamo una punta Bosch, vi faccio vedere la differenza. Allora, questa è pure da 6 mm, avrà fatto non so quante migliaia di fori nella sua vita. Buchi, fori, ragazzi, è la stessa cosa. Il foro è un buco rotondo. Il buco può avere qualunque forma, è regolare. Il foro è un buco rotondo, quindi quando facciamo un buco, un foro, è la stessa cosa. Allora, ecco, visto? Questo è realizzato con una punta Bosch, non è costata nemmeno tantissimo, forse 4-5 euro, e è riuscita a fare
perfettamente questo foro in molto meno tempo rispetto a questa. E quindi sì, ora voi mi direte, ma cosa pretendevi con 40 centesimi a punta? Nulla, questo mi va bene. Mi va benissimo, quella lo utilizzo per fare dei fori, insomma, dove il metallo è un pochettino più duro. Queste invece le utilizzerò sull'alluminio, eccetera, e mi rimane la lattina. Proviamo anche su un pezzettino di legno e vediamo come vanno quelle per legno. Va bene, questo dovrebbe andare bene per i nostri test, quindi utilizziamo la punta più grande, questa mi pare sia da 8 mm, ok, che era quella storta, quindi che il mio polso mi perdoni. Velocità 1, vediamo, scusatemi, velocità 2. Vedete, non espelle i trucioli, quindi si starà impastando. Devo tornare indietro e infatti è pienissima. Solitamente si torna indietro per espellere i trucioli, ma nella parte iniziale comunque dovrebbero fuoriuscire da soli, almeno in parte. Niente. Allora, comunque riesce a forare, alla fine bisogna fare su e giù più volte, ma riesce. Proviamo con questa. Questa è un po' più dritta. Va bene, si impasta pure, però si è pietrificato, però riesce a forare, dai, per questa cifra quasi quasi li perdoniamo. E allora ragazzi, tra l'altro mi è rimasta questa punta per il legno che non vuole più entrare nella sua sede, rimane sporgente, quindi non so se riuscirò mai, e forse è quella che si era incastrata nella plastica. Entra, non vuole entrare, sporge, va bene. Mi sa che butto le punte e mi tengo la lattina. Si chiuderà mai? Sì, va bene, dai, si chiude. Ragazzi, la lattina è meravigliosa. Le punte funzionano. Se ci accontentiamo, diciamo, se dobbiamo fare lavori di precisione, no. Poi soprattutto dove era quella da 3 mm è fantastica, non avevo mai visto una punta così. Va a finire direttamente nel cestino, non si può utilizzare assolutamente. Le punte invece, gli inserti sono fatti bene, mi sono piaciuti. Per quanto riguarda la finitura, fatta così bene che addirittura mi sembravano, insomma, fatti male con una sagomatura troppo smussata. Invece vanno benissimo, funzionano bene. Non ho provato ad avvitare, ma ragazzi, se riesce a reggere in quel modo, alla fine spinge l'inserto, spinge l'intaglio e gira la vita e si avvita senza problemi. Quindi fate voi le vostre conclusioni, controllate le punte, perché per quanto riguarda la capacità di forare, forano. Per quanto riguarda la precisione, invece, quella è importante, ma è un test che dovete fare voi con quelle che possedete. Allora, costando 9 euro, quindi 8,99 euro, che sono sempre soldi e non si devono sperperare, non si devono buttare, eccetera, eccetera. Ma con questa cifra così bassa, se una, due punte non sono buone, si può chiudere un occhio. Se già una metà delle punte non sono buone, ovviamente non va bene, sono soldi completamente buttati, quindi controllate quante siano quelle buone e quante siano quelle invece che non vanno bene, e per il resto fate voi. Io continuo a ubriacarmi, ci vediamo al prossimo video. Continuo a bere un pochettino di punte per metallo, per legno e per muro, e un paio di inserti così per dare un po' di sapore in più. A questo punto non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche dopo esservi iscritti, e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. A quest'ora i vicini si chiederanno: ma perché questo rumore a quest'ora? Sapeste. Ciao ragazzi.